Ci siamo giovani, abbiamo il grilletto facile. I baby camorristi sono diventati ferocissimi. Mio figlio lo lasciano quasi morto a terra, attraversato da 20 coltellate. Quei ragazzi di 12 anni si fanno la cocaina. L'omicidio è sempre stata una prerogativa della Camorra. Questo ti salta il cervello. Se tu fossi davvero stato uno con le palle, saresti già morto ammazzato. C'è un cimitero dietro le spalle. Camorra, the name of the Neapolitan mafia. A criminal empire to which more than 6,000 homicides over the last few decades have been attributed. And it's now turned to a form of violence that has never been seen before. The young members have toppled the old capos by bloody means. And they rule through a policy of terror and death. They're called the Baby Camorra. We took our first steps into the world of the new capos terrorizing Naples in an unexpected place. Madrid. It is here that Maurizio Prestieri contacted me to meet up. He's an old-school capo who decided to cooperate with the judicial authorities several years after being arrested, in an operation in which the main Neapolitan capos were arrested. In retaliation, the Camorra sentenced him to death. Prestieri has lived under escort for more than 10 years now, and his whereabouts are unknown. According to the records, he committed 30 murders. L'omicidio è sempre stata una prerogativa della Camorra, perché se tu non uccidi una persona non puoi mai avere il consenso della Camorra di essere diventato qualcuno. È il battesimo del fuoco. Ma questo battesimo avveniva sempre uccidendo una persona che comunque era sempre una minaccia per il clan e per l'organizzazione. Oggi si uccide anche solo per avere il battesimo, ma si uccide anche una persona che non ha motivi di essere uccisa. Maurizio, what happened? How those rules changed in time since the time you were part of the Camorra and now? Prima di tutto c'era una regola per l'omicidio. Si poteva uccidere un compagno o un amico solo se questo molestava o la donna di un compagno, di un amico, oppure questo poteva parlare con la polizia. E poi c'erano omicidi con i nemici, con altri clan che si facevano le guerre con altri clan. E oggi i ragazzi hanno perso proprio, diciamo, il codice di se quello mi guarda tu lo ammazzi, perché devi mettere terrore al popolo. Ma il popolo non si mette il terrore, il popolo si ama. L'abuso nel codice camorrisco non esiste, esiste il favore. Esiste che se tu hai bisogno io ti aiuto. Nella Camorra attuale si fa l'abuso al popolo. Maurizio,
The businesses of the Camorra, how have they changed in time? Since the time you were in charge to now, to the period of the so-called baby Camorra? Il business della Camorra è cambiato tanto, perché con l'avvento delle baby gang anche i cartelli importanti, no? Come i colombiani, come i turchi, non vogliono avere contatti con questi ragazzini. Perché tu come fai oggi a dare a fare un business di 10 milioni di euro con un ragazzo di 15 anni, 20 anni, 18 anni? Cioè, quali sono le garanzie del buon fine? E oggi la baby gang non punta ad arricchirsi, non punta ai milioni di euro, punta ad avere uno scooter alla moda, una macchinina alla moda, un orologino alla moda. Oggi c'è più delinquenza e meno economia, mentre che prima c'era meno delinquenza e più economia. Now, Maurizio, the question is, how come an institution such as the Camorra end up being in the hands of kids? C'è un cambio generazionale dovuto alla violenza che automaticamente hanno fatto i giovani. Non è che la Camorra ha dato ai giovani, sono i giovani che si sono presi, parliamo di ragazzini, ecco la carriera criminale che oggi non esiste più, perché oggi si diventa guappo a 16 anni. Io invece non potevo diventare guappo a 16 anni. E questi ragazzi oggi, da studente a capo, è come se tu al primo giorno di scuola ti lauri. Cosa vuoi fare? Solo disastri. Our next destination, Naples. The city taken by storm by the baby Camorra. Here, about 100 gangs fight for the control of the clandestine businesses that used to be under the control of the old capos. And here, in order to immerse ourselves in the world of the new Camorra, we have to ask permission from the Scampia gang, the most powerful gang in the city. I just have an address and I have to get to a place, and I'm going to be able to interview one person, and apparently he had a very important role in the struggle when these baby Camorristas, baby gangs took over the whole Camorra. Sta bene? After making sure we don't carry weapons or any kind of tracker, we're led to meet this prominent member of the gang.
più forte. Sei più forte. Come anche a Napoli, perché già ho aperto il fuoco. E già azzeccato andare a chiedere a uccidere. Noi siamo giovani. Abbiamo la guerra in testa. Usted es un bebedor. Sì, io. Number one. Number one. Baby boss. To our surprise, we are received by the boss of the most powerful gang in Naples. May I ask you how many people you have to kill to get to such a powerful position? Dipende. Cioè, tu ci uccidere prima tutto quanto. Dipende, se sta una squadra di 20, tu uccidere tutte e 20, ma non lo so. Non so ci dice con precisione a quante persone stanno a uccidere. Aspetta, vai giù. Vieni un po' a capire. Vieni un po' a pistola, fammi presto. Andiamo a pistola pure. Vai. O hai paura? No. Non mi voglio far vedere che si qua. Non quiere que le tomen los tatuajes. Okay. Non a posto? Okay. Se quitó la que tiene al cabo. Non a posto. No quiere que se Questi cango a poraccio no. no quiere que se vea. Okay. Si qua no. Vale. 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 Tu puoi sapere. Is there a particular moment that changed the whole thing? That you said, okay, enough is enough, now it's our time? Io mi sono ribellato. Io ho già fatto partire cose. Perché non mi piaceva più i fuochi. Dovevo ammazzare. Dovevo guadagnare io. Mi piace potere. May I ask you where did you get the power from? Drug trafficking, political connections? What is it? Mo' attuale, droga. Però faccio di tutti. Tutto. Contraffazione, distorsione, tutto. Cioè, la prima cosa spaccia. Si fanno i soldi. Cocaina, hashish, Crack. No, tutto. tutto. Tutto, eroina, cocaina di più. Cocaina qua a Napoli fa paura. Tutti, pure i ragazzi di 12 anni si fanno la cocaina. Vuoi vedere droga? Sì. Vai giù. Non te ne muovi di servizio. Questa, però aspetta, questa non è mia. Cioè, questo è poco. Le nubizie che abbiamo qua, nei dintorni. Ma a casa della P però, tu li bloccate così. No. No. No, fratello, no. No, oh. Ma l'ho preso una dopo, fammi bestiamo. No, fratello, no. Ok. No. Ma l'ho preso una dopo, Ok. No, perché no, sa della picia, ci metto il curtillaio, dopo la ci fai il tarandello, no. Allora non me ne pigliare. Está bien, no hay ningún problema. No. Dopo posso rapire, a posto. Dopo. Dopo. Ora. Vale. May I ask you, that money, that so much money you make, which are things you enjoy the most, spending that money? Le macchine. Porsche, tutto. Tutto, abbiamo soldi addosso. Paghiamo. Poi sono un ragazzo. Esco. Spendo a tutti, compro, faccio quello che voglio io. Andiamo a ballare nei locali. Dipende, 10.000, 15.000 euro a sera. Quando voglio andare a ballare ci spendo tanto. Noi a Napoli siamo un po' malati di testa. Andiamo pure per la moda, per i soldi, potere. Let's talk a little bit about the social support that organizations such as Camorra always have. How do you get it? Do you support people somehow? How do you avoid or convince them not to, deliver you to the police? Mettere paura. È facile, no? Ci conoscono. Se tu abiti dove abito io, tu lo sai che qua comando io. Quindi tu ti metti paura in me. Quindi tu, tutta la famiglia tua fate che le carichi. Perché sapete che noi non stiamo buone cagate. Ci mettiamo il buon cuore, facciamo il zumbinare, un loro, che famiglia è loro, tutto quanto. Ci mettiamo fuori nessuno. Lasciamo che le cavoli in noi.
perché abbiamo il grilletto facile. A person just like you, how old can he expect to get? I mean, death can come any second, I don't know, how is it? Io come ho la malattia, tumore, io non ho tumore, non ho malattie, però io mi autoconvinco che ce l'ho, perché già so che un giorno posso morire. Se sono forte, resto in piedi, se no, devo morire. Not far away, the gang shows us, this time for real, the cocaine they will put in the market tonight on the streets of Naples. Questo sto facendo i bilanci della coca che deve essere venduta in piazza. Questo c'è 500 grammi. Altri 500 grammi. 515. Tell me a little bit about the process. How does it get here, cocaine? How do you treat it and how do you sell it? Alla pedatina che viene mescolata. Con i cosiddetti signori colli bianchi viene mescolata sul 10%. E per le piazze sul 30% viene mescolato. Queste sono pronte per le piazze, quantità delle piazze. Queste qua vanno per i signori cosiddetti colli bianchi. What kind of products do you use to mix with the cocaine? Vari prodotti medicinali. A noi ci danno delle farmacie che ci fanno mescolare queste cose qua. From here, do you take it to the selling points? Tutte le piazze che ci abbiamo. This cocaine, how much is it gonna last? How long does it take for you to sell the whole thing? Ma un giorno o un altro subito la togliamo perché l'acquirente è troppo. How much cocaine goes by a place like this? Tanto cocaina, moltissima. Per ora non posso raccontare niente di più per opera del nostro capo. Il nostro capo si infuria troppo, perché già doveva partire. The gang leader, Baby Boss, accepts to show us one of the squares. One of those points where they sell drugs. But he's somewhat impatient because we're delaying his business. Stritto, devi prendere. Rapido. Poi, bravo, rapido. Rápido. Se no, già ragazzi giù, dice lì, miei ragazzi giù. Los muchachos ya están abajo. Già mi butto troppo carabinieri. Io sono già arrivato, perché sono presto. Se la mia pressa serve. Se tiene que ir C'è rápido. la mia parola, fratello. Perfecto. Che vuoi sapere? ¿Qué quieres saber? Le puedo preguntar, como este lugar que estamos aquí, ¿cuántos hay en la ciudad? ¿Sobre cuántos tiene control usted? Tanti, ho perso i conti, ma ce ne stanno assai. Perché come hanno detto a Napoli. E quindi la roba la metterò oggi. ¿Cuánto cuesta aquí un gramo de cocaína en Nápoles? 65 euro, o 70 euro. Se un attimo farebbe 100.000 euro. Solo No, un paio di porte. en varias partes. Un paio. Cuando uno mira por la ventana aquí, ¿cómo funciona el proceso? ¿Qué es lo que se ve? Para que la gente lo entienda después. Già sanno le basi dove stanno. Poi si vede il palo là fuori, si vede la persona fuori ad un palazzo
Pure a casa tua, pure a Spagna. Dove abita? In Spagna il signor? Sì, sì. E penso che a Spagna pure ci sta il palo fuori così. ¿El palo es el vigilante o el...? Persone che dice vieni, Ajá. soldi. Perfecto. ¿Pero tienen un sistema de vigilancia? ¿Tienen guardianes para avisar si viene la policía? Sì, pali. Vabbè, dipende. Questa... Che stai dicendo? Che stai dicendo? Dai. Cova lì e basta. Dici. ¿Cómo consiguen que la policía no venga a estos sitios? Si vanno se ne fuori. Giangelo, si vanno se ne fuori. Ma capisci? Sì, 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 A sì, posto. sì. Non mi fare domande strane. Non le hagas preguntas extrañas. Ok, Rispetto... es perfecto, perfecto. Seeing signs of nervousness in Baby Boss, we understand the best thing is to end the interview as soon as possible. Bueno, pues yo creo que esto es todo. Yo creo que ya tengo suficiente. Io penso che è sufficiente. Sí. A posto. Ciao. So the couple left and gave us permission to remain here to be able to film these selling point, drug selling point, cocaine selling point. But he gave us very clear instructions. Turn off the lights, be quiet, because I don't want my customers to be disturbed. Business comes first. Here they come. One customer after the other. 75 euros, 75 euros. What a business. As the night progresses, Naples sniffs gram after gram the cocaine of the Camorra. The endless trickle that within a few hours makes hundreds of thousands of euros. The money that supports the Camorra. In broad daylight, Naples shows a new face. The streets are oozing with life and tourists invade the city. Over 3 million visitors from all over the world explore every corner of one of the most iconic cities in Italy. It's shocking, really shocking, to think about this city, Naples, such a beautiful city with so much history behind it. A city where you can see all those tourists, but at the same time, a city that lives a totally different story. Story of murders, horror, city of the Camorra. If you try to put the two different stories of Naples together, it almost feels schizophrenic. Napoli è una città complessa, dove vivono due anime, l'anima bianca, l'anima positiva, l'anima del bene e l'anima del male. Il diavolo e l'acqua santa, il Padre Eterno e Lucifero.
In this contrast between the two Naples, the so-called candles stand out. These are state-sponsored apartment blocks that ended up being a cradle for entire generations of Camorra members. An area that Simone Di Meo, a journalist specializing in the Naples of the baby Camorra, knows well. Scelte errate ha trasformato questi edifici e in realtà tutto il quartiere di Scampia in un ghetto dormitorio dove non ci sono cinema, non ci sono aiuole dove far giocare i bambini, non ci sono parchi gioco, non c'è nulla. E allora, nella desolazione, nel deserto, la Camorra, una Camorra feroce, una Camorra assassina, è riuscita facilmente a prendere il sopravvento. Simone, I guess you spend a lot of time walking the places like this, seeing people living in conditions that are not what Europe is supposed to be about. Do you get to understand them? Do you get to understand their frustration? Do you get to understand why they joined the Camorra? Il problema è un problema di natura sociale. Qui il tasso di evasione scolastica è altissimo. Se non vai a scuola, non hai la percezione del bene e del male. Nei posti come Scampia, il modello diventa il capoclan che ha la Ferrari, il capoclan che ha la Lamborghini, il capoclan che può permettersi di spendere 15.000 euro a sera per stappare 43 bottiglie di champagne insieme a nugoli di ragazze. Immagina quanto può essere complicato per un ragazzo non cedere e di cadere nelle spire della Camorra. How have we arrived to this particular situation? This thing everybody is talking about. Children becoming the bosses of the Camorra. L'abbassamento dell'età dei criminali, quindi dei boss della Camorra, ovviamente rende tutto più instabile, perché con i boss adulti si riusciva a raggiungere quella che poi viene definita pax mafiosa, cioè i boss sacrificavano la voglia di conquistare altri territori, sacrificavano la voglia di vendicare delle persone in cambio di lucrosi affari. Pax mafioso. Pax mafiosa. Ora non c'è questa pax mafiosa. Does it make it any less dangerous? È molto più pericoloso. E quindi oggi sono cani sciolti. Per capire la Camorra oggi a Napoli, tu devi guardare ai lupi solitari dell'ISIS. Agiscono senza una strategia. Sì. Un ragazzo che acquista per 300 euro una pistola con matricola a brasa decide di conquistare questo corridoio. E per mantenere il dominio su questi mini territori sono diventati ferocissimi e quindi ammazzano con una facilità ancora maggiore rispetto al passato. Io stavo passeggiando per la strada e ricordo anche cosa mi dissero quando lo ammazziamo. Poi blackout mentale. E poi quando comincio a ricordare di nuovo sono pieno di sangue. Arturo, a 17-year-old, knows too well how vicious the baby Camorra can be. Arturo, mio figlio, lui è stato vittima di quella che si chiama una baby gang. 4 ragazzini molto giovani lo aggrediscono e lo lasciano quasi morto a terra, attraversato da 20 coltellate. 2 potenzialmente mortali, una che gli ha perforato il polmone e un'altra che gli ha tagliato 2 nervi e reciso una corda vocale e la giugulare. Questo è un grande danno, ma soprattutto una grandissima ferita all'anima. È un ragazzo che vive attacchi di panico, crisi d'ansia, disturbi della concentrazione e disturbi del sonno. Molti problemi psichici e psicologici. Rimarrà ferito per sempre.
Maria Elisa, in your opinion, why did they do it? Why did they choose your child? In fondo questi ragazzi utilizzano questi atti di violenza feroci e efferati per un vantaggio personale, per accreditarsi presso la Camorra, bisogno di usare la violenza per manifestare a se stessi e al mondo di essere capaci di gesti di coraggio su un soggetto ritenuto più debole. Uno dei ragazzi che ha aggredito Arturo è un ragazzo alto 1,5 metri, 1,45 m, quindi molto basso, molto piccolo, infatti lo chiamano il nano. E questo ragazzo voleva dimostrare che riusciva ad uccidere un ragazzo più alto di lui, perché Arturo invece è alto 1,80 m. Questi ragazzini sono portatori di una violenza cieca. Maria Elisa, did you have the chance to talk or interact in any way with the attackers of your son? Sì, io sono personalmente andata dalla madre di uno degli assalitori di Arturo. Quando sono andata a trovare questa mamma di questo ragazzo, mi sono trovata di fronte quello che mi aspettavo, purtroppo, che è un basso napoletano, un'unica stanza dove dentro c'è il letto, la cucina, il frigorifero, il tavolo ed un grande scooter parcheggiato al centro della stanza. Questo è il contesto nel quale vivono migliaia di ragazzi in questa città. La mia scelta di parlare di questa storia nasce anche dal bisogno di voler dare un'opportunità anche e soprattutto a questi ragazzi. After realizing the suffering caused by the youngsters of the new Neapolitan mafia, we focus again on the Camorra world. This time, we are meeting one of the young men that slid all the way down the violent path. A hitman that became one of the most vicious murderers of the Camorra. All we know about him is that he's a fugitive wanted by the police, and by a rival gang too, which is much more dangerous for him. Apparently, because he's said to have killed the gang's capo. Loro stavano in un bar. Sapevo chi erano questi qua. Sono andato vicino, a uno l'ho sparato in testa e quell'altro se n'è scappato. Mentre se n'è scappato l'ho sparato dietro la schiena. Uno è morto e un altro si è salvato. E stesso lui si è salvato, mi ha cantato e io ci ho solo tanto. Infame, un vizio e mezzo mi vicino a Napoli. Poi lo ammazzerei, ma no, non sono una volta, 10 volte lo ammazzerei. This person you killed, was he a boss? Poi è una domanda proprio che è brutto di parlare di queste cose qua. No, è meglio di non parlare. When you got inside the organization, you became part of the system of the Camorra, what were you looking for? Io sono in un quartiere poverissimo, allora noi, queste persone qua erano come Maradona, idoli. E mi affascinava essere così. Io ho cominciato a fare rapine, scippi, picciavo la gente. Poi dentro di me io volevo fare il salto di qualità, diciamo. Volevo essere un po' più rispettato, diciamo. E diciamo, ti guardano in un altro occhio quando ammazzi una persona. You mentioned the word idol. But the fact is that
in order to be in your position that you are right now, your group is in power now, probably you had to fight and, I don't know, maybe kill some of those people that were so impressive, so important for you. Sì. Purtroppo è la vita che ti porta a fare, diciamo, determinate cose. E così è. E ci ho ucciso troppa gente. E ci ho ucciso dietro alle spalle. Can I ask you about the first one you killed? Can you tell me about that? Sì, la prima volta che impugni una pistola e vai a uccidere una persona non è facile, perché guardare negli occhi, diciamo, una persona è tragico, non è facile. Sono i rimorsi che ti fai, ti porti addosso, però purtroppo ho fatto una scelta di vita e la porto avanti. Se volete fare qualche altra domanda, basta che me lo date. Però c'è un po' di tempo. Non posso perdere tanto tempo qua. Capitemi pure a me. I have one last question. Is there something you regret on all these years being part of the Camorra? Something you say, you looking back in the past, say, this is something I shouldn't have done? No, non è stato nel minimo dettaglio nella mia vita. Non ho avuto mai rimpianti nella mia vita. Quello che ho fatto l'ho fatto sempre perché l'ho voluto fare e lo farò sempre. Unrepentant youths who become the Camorra executioners who kill for the gang. To be respected, feared, so that no one questions the law of the Camorra. And to our surprise, the Camorra law not only rules in the dark or secretly. It also rules in broad daylight. Counterfeiting clothes is, after drug dealing, one of their main sources of funding. And the Scampia gang allows us to enter one of their clandestine warehouses. Explain me a little bit, how does it work? Where these clothes come from and how do they get to Naples? Questa roba qua arriva dalla Turchia. Arriva qua con un carico a Napoli, nel porto. I know sometimes there has been fights and people getting killed in order to gain control of the selling points for drugs of an area. Does it happen with this as well? Napoli è nostra. O noi qua o nessuno. E basta. What happens if they go to somebody else? To buy somebody else? Chiude. Non vende più. Loro già sanno le nostre regole. Non si devono rompere le regole perché qua fanno quelle che vogliamo noi. Non si discute. For me to have an idea, for example with this t-shirt, how much money does it cost to you? Questa? Una single di questa mi costa sui 80-90 euro. Sui Svaroschi. And how much money do you sell it for? 150. 160. Nel magazzino 500. With this t-shirt you are making 80 euros and the business is making almost 400. Sì. So the shops are involved in the business. They ask for them and they sell it, so they are part of the business.
Sì, lo sanno bene. So it's a system that profits everybody. Soprattutto ai commercianti conviene. È un beneficio per loro e poi per noi. Let's talk a little bit about Naples, the football team. I guess you are supportive of Naples, and some of the football teams live on selling some of their equipment, and I guess they are losing a lot of money with this. Gli sta un dirigente del calcio Napoli, propone a noi di fare questo. So, do the Naples, the football team directors and leaders, do they get money out of that? Sì. If I go to a business, to a shop in Naples, what are the chances that if I try to buy this t-shirt, what are the chances that that t-shirt is authentic or fake? Zero. Ti ripeto perché qua tutti i negozi di Napoli sono roba nostra e basta. The Camorra's economic empire, a well-known situation in Naples, but against which very few dare to fight. Our contacts with the Neapolitan mafia allow us to access one of their best-kept secrets. To one of the traffickers who feed illegal weapons to the Camorra. The tool that allows the mafia to impose its law of fear and silence. The precautions taken by an arms trafficker in the heart of Europe are extreme. No camera shots allowed that could help to identify him. May I ask you where these guns come from? Tutta roba che arriva dall'Albania, Serbia. Sono albanesi, serbi, portano con le macchine qua in Italia. Molte sono armi che sono state prese del mercato nero e arrivano in Albania. E dalle fabbriche direttamente. What kind of weapons the Camorra is asking for? Kalashnikov. Molti Kalashnikov. Arma molto potente, spara bene, precisa. Pistola. Si può avere una granata, un bazooka. So, do they ask you for something precisely? I need a Kalashnikov, I need a pistol, or you just carry whatever you have and they take it or not? Di solito io dico quello che ci sta, quello che tengo. Dico, tengo 3 Kalashnikov, 4 pistole. Se ti conviene facciamo un prezzo unico e io te le vendo tutte quanti. È difficile che venda una sola pistola, un solo Kalashnikov. Cerco di vendere quanto più possibile. The Camorra is involved in any way in the traffic or is just the client? Sono clienti. Loro comprano molte armi. Quando si vanno a fare i morti, non si possono lasciare là. Perché poi non si può far sparare sempre la stessa arma. Non posso andare a uccidere un altro con la stessa arma. Perché se me la trovano, a me mi accusano 2 omicidi. Per questo io devo tenere sempre armi nuove da vendere. For example, this one, how much? 3.500 in Italia. That one? 3.000, 3.500, sempre questi i prezzi del mitra. How much does it cost in the factory? 600-700 euro. It's a good business, Il no? negozio è buono. Una pistola, 2.000, 2.500, 2.600.
Poi su arma militare questa. Però questa è un'arma potente, uccide molto. Questa ti salta il cervello. Ti sparo, ti fa saltare il cervello, te lo riduce in pezzi. Do you have any idea how many weapons would there be in Naples? Molte. 3.000, 4.000. Gli servono per le guerre. Quindi chi ha più armi, vince. At our last stop in our journey through the new Camorra that rules Naples through violence, we meet a man who was sentenced to death by the mafia. The writer, Roberto Saviano. Next to him, like a shadow, the escort that has protected his life for more than 10 years. Io scrivo per vendetta. Vendetta contro un mondo di assassini, di criminali. His crime, investigating and exposing the activities of the Camorra. When you read your books, it feels like your whole story about the Camorra, everything you tell about the Camorra is the story of a change. I would like you to explain what was the Camorra for you in the beginning and what it is now. Negli ultimi anni c'è stata una rivoluzione vera. Ai vertici dei clan sono arrivati i bambini. Per la prima volta nella storia criminale, ai vertici ci sono stati adolescenti, tutti con un obiettivo: avere tutto subito e morire. Le vecchie mafie non erano così, le vecchie mafie cercavano di morire il più tardi possibile. Loro no, anzi, quando tu li incontri hai la sensazione che il solo fatto di non avere 15-20 anni sembri già uno sfigato, cioè sembri già uno che non vale. Perché se tu, come dire, fossi davvero stato uno con le palle, saresti già morto ammazzato. When I came to Naples, I talked to a baby boss. And when I was talking to this baby boss, it hit me once and again the piece of your book, In the Paranza di Bambini. There are only two types of people: those who fuck and those who get fucked. Il mondo si divide tra fottuti e fottitori. E non è una questione né di classe, né di genere, né sessuale. È come un'attitudine. Comunque andrà la tua vita, o sarai uno o sarai l'altro. Fin quando il migliore comanda e il migliore significa quello che è riuscito a fare più soldi, a essere più temuto, a essere anche più figo, non si costruisce una società migliore o giusta. Per essere più chiari, se vince chi ha più grana, scarpe migliori e piace di più alle ragazze, perché dovrei avere altre regole? Per quale ragione? In your opinion, is there hope for these youngsters in Naples? It feels like for a child there, it takes so much energy to go the right way. Quello che mi ha sempre colpito di questi ragazzini è il talento. Tu immagina a 15 anni gestire il traffico di coca. È come dire a un ragazzino di 15 anni: domani devi gestire un centro commerciale o una piccola fabbrica. E ci riescono. A volte li guardo, li ascolto e penso: se avessero avuto un'altra strada, se avessero impegnato il loro talento in altro, cosa avrebbero generato?
Ma non si può chiedere uno sforzo eroico a un ragazzino, come dire, mantieniti per la strada pulita, fallo in nome della morale. Chi ci riesce perché ha una famiglia che riesce a tenerli lontani, ma gli altri chiaramente vengono triturati. Teenagers dealing with arms traffickers, dealing cocaine, youths who kill, who subdue adults, who impose their law of terror over lives without a future. Because reaching the future is a sign of failure. And all this in the first world. A rich first world that every night consumes kilos and kilos of cocaine for 75 euros a gram. A wealthy first world where the more you have, the worthier you are. And where youths, victims of greed and immediacy, only have to wield a pistol either to get it all or to die in the attempt.